Ciao amici e bentornati sul mio canale. Anche oggi siamo in esterna e forse è una delle ultime recensioni sui Toserba che farò in questo 2025, visto che ormai siamo in ottobre, e nel video di oggi andremo a analizzare e a testare uno dei robot Toserba che mi ha impressionato di più in questo 2025, il nuovissimo e potentissimo Ubiome M10, uscito tempo fa su Kickstarter e grazie alla richiesta altissima è subito passato alla produzione. Vi svelo subito quali sono le due caratteristiche più performanti di questo Toserba, a partire dal sistema di navigazione ultra completo che riesce a unire in contemporanea il sistema di navigazione con antenna RTK, il sistema GPS e il sistema di navigazione tramite le telecamere e i sensori. E grazie all'intelligenza artificiale e al programma, unendo queste tre navigazioni, si riesce a ottenere una mappatura, una rasatura e un controllo di questo M10 preciso al 100%. E il secondo punto di forza è questa scatolina che vedete nelle mie mani. Questo gioiellino si chiama Gateway LoRa e serve per aumentare la potenza del segnale wifi del robottino, potendo ottenere la capacità di taglio e di mappatura con un raggio di ben 210 metri, portando come risultato la copertura di un'area fino a 138.000 metri quadrati e senza essere minimamente ostacolato sia da piante, muri o qualsiasi elemento di disturbo. Per cui questo robottino è veramente consigliato e perfetto se avete un giardino di ampie dimensioni, se avete piante, ostacoli, magari giochi per bambini e volete un robottino che sia sicuro per i vostri fiori, per la vostra casa. Con questo M10 avrete un taglio con la massima sicurezza. E prima di partire vi ricordo che se alla fine del video vi sarete innamorati di questo robottino top di gamma, vi ho lasciato il link diretto per poterlo acquistare sia nel primo commento che nella descrizione di questo video. Mettetevi comodi, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e partiamo con l'installazione. E oltre il nostro potentissimo Ubiome M10, all'interno della confezione troverete la torrettina RTK con tutto il kit per l'installazione, il manuale utente e l'utilissimo Gateway LoRa che aumenta la potenza di connessione di questo Toserba. Qua abbiamo la dock station dove il robottino va a caricarsi ed è dotata di questo QR code che serve a facilitare il riconoscimento da parte del robottino, i picchetti che servono a fissare la base di ricarica all'interno del prato e Ubiome addirittura inserito anche delle lame di ricambio. E ora, prima di eseguire il taglio, andiamo a analizzare da vicino la struttura e layout di questo M10. Trovo che la scelta cromatica, questo bicolor grigio e giallino, è veramente azzeccato perché esteticamente mi piace tantissimo. Andando più nello specifico, qua troviamo la base di connessione con l'RTK, qua tutta la pulsanteria, troviamo il tasto OK, i tasti direzionali per inserire il codice di sblocco, la regolazione del taglio che viene fatto in maniera elettronica, non c'è il tasto manuale come altri Toserba magari di fasce di prezzo inferiore, il tasto di ritorno alla base e il tasto d'accensione e di spegnimento. E se ci dovesse essere qualsiasi problema c'è anche il tasto di arresto immediato, questo qua di colore rosso con la scritta stop. Questo che vedete è il sensore della pioggia, come anche dal simbolino della nuvoletta. Nella parte frontale troviamo sia le telecamere che i sensori. Guardate come li hanno inserite perfettamente nel case del robottino. Devo dire che anche esteticamente le telecamere mi piacciono tantissimo perché sembrano due occhietti. Ubiome non ha solo ricercato la qualità ma anche l'estetica nei particolari, e andando a scoprire la zona inferiore ho apprezzato tantissimo la presenza non di una ma addirittura di due ruote omnidirezionali, perché la quasi totalità dei robottini che ho testato hanno sempre una sola ruota all'anteriore e devo dire che la scelta progettuale di inserirne due dà maggiore stabilità e equilibrio durante la rasatura. Ovviamente la motricità viene data dalle due ruote posteriori di grandi dimensioni, guardate rispetto alla mia mano, e anche i tasselli sono lunghi 1 centimetro, per cui perfetti anche per terreni impervi e non solo per i prati perfettamente curati. Nella parte posteriore abbiamo la batteria, così da aumentare il peso nella zona della motricità avendo più grip soprattutto nelle salite, e nella parte centrale abbiamo questo bellissimo disco di taglio con 3 lame. L'altezza si regola in maniera automatica e la potete anche modificare direttamente dall'applicazione, ed è anche dotato di questo carter laterale per aumentare
aumentare ulteriormente la protezione. E a differenza degli altri tosaerba che hanno un monodisco, questo è dotato di doppio disco, uno di colore grigio e l'altro di colore nero, così da evitare che si accumuli l'erba sotto al disco di taglio ed essere molto più impattante su erba alta o erba molto più resistente come questa erba di montagna. Ed è anche dotato di una comoda maniglia per cui lo potrete tirar su comodamente per portarlo in giro o magari in inverno per metterlo all'interno dell'abitazione senza avere una minima paura di rovinarlo durante il trasporto. Ho già installato la stazione e l'ho inserita proprio all'interno del giardino, invece l'RTK deve essere posizionato distante da qualsiasi barriera architettonica perché deve avere un angolo libero di 120 gradi e invece il Getaway LoRa l'ho installato direttamente nella mia abitazione proprio accanto al router. E ora entriamo nell'applicazione per iniziare a fare la mappatura. Tra l'altro questo M10 credo che sia uno degli unici robot tosaerba che potete anche trainare per fare la mappatura. Ovviamente noi la andiamo a fare in maniera automatica tramite l'applicazione, adesso dovrebbe uscire direttamente dalla stazione, è veramente divertente mappare, vi sembrerà di guidare una macchinina telecomandata, una procedura che sarà abbastanza rapida perché come potete vedere ha anche un'ottima velocità di percorrenza e anche la sensibilità tramite i controlli dello smartphone è veramente molto precisa, sta riuscendo a fare anche questa pendenza nonostante l'erba sia abbastanza alta perché infatti riesce a fare salite fino al 55% di pendenza. Adesso vedete dall'immagine che vi ho lasciato qua alla destra l'area di taglio, ho anche inserito tanti ostacoli così da verificare l'efficacia nell'evitare gli ostacoli di questo Ubiome M10 e guardate anche che velocità di taglio, potete impostarla a 3 modalità, lento, medio, veloce. Qua deve ancora tagliare e si vede perfettamente quanto è alta l'erba, qua invece ha già tagliato, guardate che precisione nel taglio. Ho impostato l'altezza di taglio a 5 cm e ho anche attivato l'opzione erba alta perché come vedete in gran parte del mio giardino l'erba supera gli 8-9 cm, è veramente perfetto perché ha tantissime personalizzazioni per qualsiasi tipo di prato, non solo per i classici prati ben curati ma anche e soprattutto per i prati un po' più selvatici come ad esempio questo mio di montagna. E da questa inquadratura si vede perfettamente anche la pendenza, siamo circa al 30-35%. Come tipologia di taglio sta adottando un taglio U, si vede perfettamente che va avanti e indietro per la larghezza del giardino. Non è un taglio a U casuale perché è potenziato dall'intelligenza artificiale, ossia ha scelto l'inclinazione più corretta per questa tipologia di giardino. Quindi una volta che avrete fatto la mappatura, lui in automatico sceglierà l'inclinazione perfetta in base alle caratteristiche del vostro giardino. Guardate qua come sta tagliando, spero che si veda bene dalla telecamera perché questa è una zona di erba veramente alta. Guardate la differenza, qui è meno di 5 cm e guardate invece in quest'area quasi non si vede la mano e avendo la tripla navigazione RTK, GPS e telecamere, la serpentina viene effettuata in maniera perfetta, non scaglia neanche di un centimetro rispetto alla riga precedente. Infatti non ci sono delle zone d'erba che ha saltato nella zona che ha appena percorso. E siccome voglio metterlo in difficoltà, ho posizionato questo vaso in mezzo all'erba alta per vedere se riesce a riconoscerlo lo stesso. Vediamo se lo riconosce. Guardate come l'ha riconosciuto, è tornato indietro, per cui tanta roba e riconoscimento degli ostacoli perché questo era veramente complicato. Se avete vasi anche come questo di piccolissime dimensioni non avrete nessun rischio di danni o urti accidentali. E tra l'altro l'erba viene sminuzzata veramente in piccole dimensioni così da non creare accumuli d'erba dopo il taglio. E questa è una prima inquadratura dall'alto, come vedete nella zona di destra già tagliato e si vede perfettamente la differenza di altezza di taglio. Siamo a circa al 20% di taglio in soli 10 minuti e adesso si sta avvicinando alla pala che avevo posizionato. Guardate come si è fermato, per cui se dimenticate anche un attrezzo da lavoro piccolo come può essere questa pala che è veramente piccolina, non avrete problemi che vi si rovini sia il tosaerba e anche il vostro attrezzo. Si sta avvicinando al nostro carrellino, vediamo se lo riconosce, inquadratura in tempo reale.
l'ha riconosciuto e adesso ci sta girando perfettamente attorno. E adesso, per verificare che sia utile anche con le persone, mi metto proprio davanti a lui, vediamo se mi riconosce, e guardate come ha riconosciuto i miei piedi e sta anche in questo caso tornando indietro. E visto che voi siete un pubblico molto esigente, mi sacrifico per la patria, mi sono seduto sul giardino e voglio verificare se riesce a rilevarmi anche da questa posizione. Guardate come mi ha visto e sta tornando indietro, per cui se avete anche un bambino seduto oppure anche un animale di piccole dimensioni non sarà un problema per questo Ubiome M10. E ora faccio la prova anche da seduto, perché in qualsiasi giardino ci sono delle sedie o sedie a dondolo, ed ecco che rallenta, per cui mi ha già notato. E anche in questo caso si è fermato veramente a pochi centimetri. Gli faccio una carezzina perché è veramente preciso e mi sento veramente sicuro a utilizzarlo mentre sto passeggiando all'interno del giardino. E adesso facciamo anche il test del sensore della pioggia. Proverò a spruzzarlo direttamente con la canna dell'acqua e vediamo se tornerà direttamente e in maniera autonoma alla stazione di ricarica. Ha già rilevato la pioggia, guardate come ha interrotto la rasatura e adesso sta andando direttamente alla stazione, per cui devo dire che anche il sensore della pioggia è approvato al 100%, entra direttamente all'indietro perché i connettori sono posizionati nella parte posteriore. Un po' una particolarità di questo M10, perché la maggior parte degli altri tosaerba che ho recensito avevano i connettori o nella parte anteriore oppure nella zona laterale. E tra l'altro adesso che ho tolto gli ostacoli è così intelligente che ha capito che prima lì c'era un impedimento e c'è roteato sopra per finire il taglio anche nelle zone che prima erano occupate. Vi voglio mostrare un tour dell'applicazione. Intanto guardate la precisione, si vede perfettamente dove ha incontrato un ostacolo, perché viene anche indicato all'interno della mappa con 3 possibilità: veloce, normale oppure più lento. E la cosa molto interessante è che le potete cambiare anche mentre il robottino sta funzionando, perché molti robottini necessitano della pausa oppure di far tornare il robottino alla stazione di ricarica. Stessa possibilità per modificare l'altezza di taglio, avete un minimo di 3 cm fino all'altezza massima di 6 cm, e tra l'altro sono presenti anche i mezzi centimetri per la prima volta, perché negli altri robottini non ho visto questa possibilità. Potete anche modificare la mappa inserendo corridoio o zone di aree non di taglio, potete anche cambiare il nome del tosaerba, controllare l'aggiornamento del sistema, e non solo l'aggiornamento del tosaerba ma anche della stazione di riferimento e del gateway LoRa. E questo M10 è all'avanguardia per la sicurezza, perché potete anche inserire un codice PIN, così lo potete sbloccare e bloccare tranquillamente sia dal cellulare ma anche direttamente dal tosaerba. E la cosa interessante è che sono passati solo 30 minuti e come vedete è a 3/4 della zona di taglio, e dopo soli 50 minuti ha ultimato il taglio di tutta quest'area e ora sta tornando direttamente alla stazione di ricarica. E per tagliare tutta questa zona gli è bastata una sola ricarica, riesce a tagliare fino a 1 ora e mezza senza doversi caricare. Vi voglio far vedere da vicino la precisione nel ritorno alla dock station, guardate come va delicatamente, e adesso si sta ricaricando e l'ha ritrovata al primo tentativo. Andiamo a vedere la qualità del taglio, guardate che spettacolo, l'altezza dell'erba è esattamente 5 cm come avevo programmato, non ci sono delle zone in cui non ha tagliato perfettamente, e guardate anche la precisione nei bordi, si vede come è arrivato precisamente fino alla zona della siepe. E beccatevi anche questa inquadratura dall'alto, la capacità di rilevamento degli ostacoli è andata oltre le aspettative, sia le sedie, i vasi e tutti gli altri elementi che ho inserito nel giardino sono stati rilevati e evitati in tempo reale. E anche per quanto riguarda la mappatura, grazie al triplo sistema di navigazione che unisce il GPS, l'RTK e le telecamere presenti all'interno del robottino, hanno portato un risultato perfetto dei confini del mio giardino veramente al centimetro. Si fa veramente fatica a trovare un robot tosaerba con queste caratteristiche, in cui potrete anche modificare in tempo reale l'altezza di taglio, sui 1200 euro, anche perché altri robottini che ho testato sul mio canale con le stesse caratteristiche avevano un prezzo di lancio che superava i 2000 euro, per cui
qui UBI-Home ha fatto veramente un ottimo lavoro per quanto riguarda il prezzo di lancio. Vi consiglio di sfruttarlo perché a breve probabilmente ci saranno anche delle promozioni, e se avete un giardino di ampie dimensioni o avete problemi di segnali causati da alberi e ostacoli o anche un wifi poco potente, con questo UBI-Home M10 farete sicuramente bingo. E prima di salutarvi vi do un'ulteriore chicca aggiuntiva, perché per questo modello è disponibile anche l'acquisto di una seconda antenna RTK, perfetta per case singole di grandi dimensioni, così ne potrete posizionare una da un lato e l'altra nell'altra parte dell'abitazione. Se volete visionare tutti gli accessori disponibili e compatibili con questo UBI-Home M10, vi lascio il link diretto sul primo commento e nella descrizione di questo video. Se avete domande su questo bellissimo robottino, mi raccomando, scrivetela nei commenti. Da Luca Tache, da questo M10 è proprio tutto. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!